Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, cancro, tendenze energetiche disponibili per l'inverno 2025 e abbiamo la carta del mago. Quando c'è la carta del mago si parla di nuovi inizi, si parla di azioni e si parla anche di legge di manifestazione e di attrazione. È proprio una carta che invita a trasformare quello che avete, diciamo, in vostro possesso in qualche cosa di nuovo, di fruttifero. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Per chi poi volesse approfondire con i tarocchi, a gennaio parte il corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Voi comunque trovate il link del video sotto in descrizione, poi per ogni eventuale informazione aggiuntiva, se volete il programma, insomma, scusate, mi contattate via mail e io vi rispondo. Bene. Andiamo a vedere quali sono le energie per questo inverno e vi ricordo che le letture del primo semestre del 2025 sono già online, potete integrarle con questa che è trimestrale e con le letture mensili. Poi il come estrapolare il vostro messaggio lo spiego nella guida che è nella descrizione. Bene, dunque le carte sono gigantissime ragazzi e quindi oggi le estrarrò io. E se volete potete anche saltare questa parte. Dovrebbero essere 6? Sì, perfetto. Bene. Amici del cancro abbiamo il matto, la regina di spade, abbiamo il 5 di coppe, la stella, un 2 di coppe e un 10 di spade. 10 di spade qua mi richiama molto il mago, eh? Carta di fine, carta di inizio. Allora, partiamo con questo matto, che anche lui è una carta di inizio effettivamente. E qui è interessante, guardate la raffigurazione di questo mazzo, fa vedere lo stesso mazzo, si vede che il retro è lo stesso, non so se si veda, spero di sì, e ha una figura che è la stessa rappresentazione della carta e viene rappresentata come qualcuno che legge il futuro, che legge, che interpreta, ok? In questo caso. Allora, di solito parla di nuovi inizi, di avventure, andiamo a vederlo, però ho come l'idea che sia più un tentare la sorte. È come se da questo atteggiamento da matto si passasse a un atteggiamento da regina di spade, quindi calcolatrice, quindi programmatrice perché è una donna però, dove si programma, si pensa, si studia, si organizza. È una carta molto mentale, è la carta della donna manager, quindi. Allora, abbiamo un 8 di bastoni e un 9 di spade. Sento come se o stesse per uscire, o magari per qualcuno è già uscita, una notizia bomba. Qualcosa che vi dà questa sferzata o vi ha dato. E per qualcuno si tratta
perché c'è un 9 di spade e ho la sensazione che è come se fosse un salto a livello di crescita, dove se prima potevate essere un pochettino spensierati, con la regina di spade è come se iniziassero ad arrivare le responsabilità, i pensieri. Adesso andiamo a vederla e credo che sarà importante usare delle strategie per voi nel prossimo inverno. In questo inverno, cioè vabbè, avete capito. Allora abbiamo un 6 di bastoni e un cavaliere di pentacoli, quindi avete la carta del successo, del riconoscimento, del lavoro di gruppo. Quindi devo dire che raggiungerete certi risultati. Adesso dipende se a voi vibra di più come una lettura, cioè come un messaggio, diciamo, inerente al lavoro piuttosto che le relazioni. Andiamo a vedere questo 5 di coppe però perché è una carta un po' cupa. È una carta di senso di colpa. Allora abbiamo un cavaliere di spade e un re di coppe. Qui ci potrebbero essere diverse persone coinvolte. Nel 5 di nelle rappresentazioni normali, 5 di coppe è una fanciulla sola che piange, no? E ricorda un po' le carte di lutto. In questo caso qui abbiamo due figure e qui abbiamo due figure e anche qui ci sono due figure. Quindi ho come la sensazione che ci siano più persone coinvolte, che ci sia come il timore di poter ferire qualcuno, di poter deludere anche qualcuno. Volevo vedere se trovavo il 5 di coppe così velocemente, ma non lo vedo, mi si vede che mi è scappato. Va bene, non importa. Andiamo avanti, andiamo a vedere la stella. Abbiamo un cavaliere di coppe, quindi un'altra figura, e un 4 di bastoni. La stella parla di obiettivi. Credo che qualcuno abbia un sogno. Però vedendo questo mago, ragazzi, ho la sensazione che dobbiate essere voi a perseguire questo sogno. Senza aspettarvi l'aiuto esterno, senza paura di deludere magari le persone che vi sono vicino, cioè tipo ragionate con la vostra testa. Qui abbiamo un bellissimo 2 di coppe che adesso andiamo a vedere, perché mi parla di incontri che non sono solo quelli romantici, anche se è un 2 di coppe, possono anche essere gli incontri, cioè trovare un punto di incontro magari sul lavoro, in famiglia, insomma in qualche relazione. Abbiamo un fante di coppe e un 4 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche il 10 di spade. Allora abbiamo un 2 di bastoni, un 7 di bastoni e un 10 di pentacoli. Ragazzi, il 10 di spade è una bella carta in realtà per chiudere la lettura, perché è la fine della sofferenza. Qui c'è qualche cosa che probabilmente vi sta già preoccupando, tormentando, o che state posticipando, procrastinando, cioè è un tema che dovreste affrontare, che però state continuando a dire, vabbè, poi ci penso, vabbè, poi vedremo. Qui sento che in questo trimestre, quindi nell'inverno 2025, prenderete un pochettino in mano le redini del gioco. E alla fine arriva come la conclusione di quello che vi faceva patire. Come, ok, arrivo ad un risultato. Avete anche un 10 di pentacoli, è una buona conclusione. 10 di pentacoli è una carta di contratti, di matrimonio, di unioni, di grandi società. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro questa volta. Io credo che, ragazzi, qui ci sia da
andare avanti da soli con la vostra testa, iniziare a creare voi con la regina di spade un progetto, una strategia e mettere voi in mano a questa strategia. Il mago è colui che ha tutte le conoscenze, tutti gli strumenti, tutte le risorse, tutte le capacità per creare la realtà che vuole. È il mago, può fare quello che vuole e questa è l'energia del prossimo trimestre. È una carta yang di azione, di movimento, di qualcuno che proprio fa con le mani. Sapete, i prestigiatori lavorano con le mani, no? I maghi. E sento che con questa regina di spade sarà utile fare come dei progetti, sì, programmi, liste, budget, piani o nuovi piani. Sapete quando si mette una cosa al centro e poi si fanno partire i raggi per vedere le possibilità che si hanno? Ecco, anche quello potrebbe essere utile farlo, ok? Ehm, se Se siete disoccupati, può essere che alla fine del trimestre potreste trovare effettivamente un lavoro. Magari non sarà proprio vicino a casa vostra, però c'è un nuovo inizio. Se per caso siete occupati, qui mi viene da dire andate per la vostra strada, ragazzi, cioè non guardate in faccia a nessuno. Ehm, Mi viene anche quasi da dirvi mantenete il profilo basso, confondetevi con la tappezzeria, insomma, se potete, perché è come se voi aveste ehm, mire espansionistiche che non piacciono tanto alle persone che vi sono intorno, magari i vostri colleghi. Se siete autonomi, ragazzi, devo dire che potrebbe effettivamente iniziare un nuovo tipo di percorso a livello di un nuovo prodotto, una nuova collaborazione, un nuovo servizio, una nuova rete di comunicazione. Si smuovono un pochettino le cose. Potrebbe arrivare un contratto con una grossa multinazionale, questo ve lo dico. Allora, parliamo di amore. Vedendo il mago promette bene, però è anche vero che ho questo 5 di coppe. Mm, allora, potreste sentire effettivamente qualche vuoto. In questo momento mi stanno facendo vedere come una persona che zoppica, come se la relazione o voi come stato emotivo in questo trimestre tendeste a zoppicare, cioè un po' andate male, un po' cedete da un lato, no? Però è una cosa temporanea, sento. Allora, se siete single, ragazzi, c'è una marea di gente che potreste incontrare. Devo dire che potrebbero nascere delle conoscenze interessanti, qualcuno potrebbe anche ricevere qualche offerta interessante, però ho ancora l'idea che non sia giunto il momento giusto, sinceramente. Cioè, o voi non vi fidate troppo degli altri in generale, magari, o della persona che avete di fronte. Però comunque prendete le cose con calma. Qualche cosa inizierà, avete anche un duo di coppe bellissimo, un fante di coppe. Ecco, proprio perché vedo questo fante di coppe vi dico prendetela un attimino con calma, perché il fante sono sempre quelle promesse che sì, sono fatte nel momento dell'entusiasmo, ma il cavaliere, che è quello che parla di robe serie, in realtà è ancora testa in giù. Quindi insomma è anche, diciamo che questo potrebbe essere valido come discorso anche per le persone che sono in una relazione da un po' di tempo. Quindi attenzione a quello che viene detto, mi viene da dirvi, in questo trimestre con la vostra persona di interesse, col vostro partner o ehm, amico con interesse, amica con insomma, qualsiasi colorazione vogliate dare alla relazione. Devo dire che per chi è in coppia è come se si sbloccasse ad un certo punto qualche cosa. Credo che verrà detta una cosa importante. È come se vedo la speranza per un nuovo futuro con la vostra persona di interesse, come se ci fosse qualche cosa che bolle in pentola che voi ancora non vedete arrivare.
ma che arriverà anche ben velocemente. E io credo, in realtà credo che questo 5 di coppe faccia riferimento al 9 di spade, cioè vi sentirete in colpa, scusate, oggi con la voce non va, vi sentirete in colpa più che altro di aver fatto certi pensieri, secondo me. Ehm, Magari perché, non lo so, i dubbi si sono instillati con il vostro o la vostra partner, però tutto sommato, ragazzi, 2 di coppe, 10 di pentacoli, la carta di unione e di famiglia allargata per eccellenza. Quindi non nascondo che per qualcuno ci potrebbe anche essere l'essere presentato in famiglia o il presentare in famiglia il vostro o la vostra partner. Se parliamo di progetti, allora, parlando di progetti, ragazzi, non lo so, ho come la sensazione che ci siano delle cose ancora da chiarire. E se per caso avete un progetto con un genitore o un figlio, adesso dipende da che parte siete voi, lì ci potrebbero essere dei temi interessanti, in in questo trimestre. Per quello che riguarda i figli, allora devo dire che la relazione non è male, però probabilmente è come se i figli avessero bisogno di sentire che ci siete, non tanto a livello di so dirti come fare, so qual è la soluzione al tuo problema, ma più da un lato di sostegno emotivo. Allora, qualsiasi decisione prenderai, io ti posso sostenere. Quindi non sono io che ti dico che cosa è giusto fare, ma ti sostengo e cerco di aiutarti a capire, secondo te, qual è la decisione migliore. Per quello che riguarda i soldi, ragazzi, allora devo dire che siccome sul lavoro le cose potrebbero, sì, andar bene, ma non essere completamente armoniche, cioè nel senso è come un po' trainare il carro, però comunque sì che vanno bene, cioè non vedo grosse, magari non arriva quella promozione che volevate o quel ruolo che volevate, però tutto sommato devo dire che insomma mantenete quello che avete, no? E quindi sui soldi, sulla parte economica, quello che vi posso dire è che tutto sommato le cose rimarranno pressoché stabili. A parte chi ha un figlio che ha bisogno di essere aiutato economicamente, magari per la scuola, magari perché si sposa, potrebbe esserci come una richiesta di aiuto da parte di qualche figlio o di qualche fratello, per un evento importante come questa sensazione. Però al di là di questo, devo dire che le cose sono abbastanza armoniose, normali, insomma, nessuna grande entrata, ma neanche grosse uscite. Per quello che riguarda le persone intorno a voi, allora, il tema che mi viene sono i figli, ragazzi. Quindi diciamo che la famiglia potrebbe essere più o meno tranquilla, anche l'ambiente degli amici, vedo socialità, magari uscirete, potreste... vi dico che qualcuno potrebbe incontrare una persona nuova a livello romantico nella cerchia dei parenti. Cioè, per esempio, l'amico di vostro cugino, la sorella dell'amico di, non lo so, un altro cugino, un pronipote. Cioè, ho come la sensazione che ci potrebbe essere una bellissima conoscenza che si potrebbe trasformare in un'avventura e poi magari in una storia e poi magari in una relazione un po' più seria con una persona. Allora, io parlo sempre di persone intorno a voi, può essere famiglia, amici, quindi amici di colleghi o vicini di casa. Proprio io parlo delle persone che vivete nel quotidiano. Bella lettura, amici del cancro, e poi con questo 10 di spade alla fine mi fa ben sperare perché è proprio una dei significati della carta è la fine della sofferenza. Quindi è proprio come se nel trimestre
vi liberaste di certi pesi, prendeste un po' in mano la vostra situazione. Sento che molte persone, sì, potreste diventare un po' più mentali, ma forse è quello che vi serve per controbilanciare un po' la pazzia di questo matto. Mm? Bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi racconta. La fonte, un asso di bastoni, quindi un altro 1, e il coraggio, che è la carta della forza, ok? Quindi è come se tutto qua dicesse prendete il coraggio per fare un'azione. E l'asso di bastoni, una delle traduzioni è proprio azione, esattamente come il mago. Quindi ragazzi è come se le carte vi dicessero è tempo di iniziare, è tempo di agire, è tempo di andare a trovare nuovi alleati, nuovi soci, un nuovo, come si dice? Non è un feeling, è una nuova complicità all'interno della coppia, magari, o creare una nuova complicità nelle relazioni che voi avete in questo momento di vita. Andiamo a vedere una fatina, una stellina, stavo dicendo, perché continua a cadermi l'occhio qui. Qui, ragazzi, sento che ci sarà come un rallentamento voluto dall'universo. Ok? È come se le cose dovessero andare per gradi. Magari voi avete in testa tutto perfettamente con questa regina di spade, vi siete già fatti tutti i vostri conti, i vostri calcoli, ok? Però ho come la sensazione che qui potrebbe esserci effettivamente un rallentamento. Responsabilità. È come se doveste prendervi delle responsabilità piano piano. Quando si inizia sempre da poco, ok? Non si inizia, almeno di solito non si inizia mai in grande facendo investimenti esageratissimi, no? Poi dipende, però ehm, sento come se ci fosse un tema, qui ve lo dicevo con la regina di spade, piuttosto che una relazione che va presa con più responsabilità. Oh, guardate ragazzi, sono carte belle, molto molto belle, devo dire. Va bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Potete integrarla con quella annuale piuttosto che con quella mensile e prendere i messaggi comuni di tutte e tre. E potete farlo sia con il segno zodiacale sia con l'ascendente. Anzi, a me personalmente di solito risuona sempre di più l'ascendente, quindi vedete voi. Fatemi sapere comunque nei commenti, insomma, se ci sono stati spunti interessanti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail e io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come lavoro, oppure potete anche abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti è stata strutturata come se fosse una scuola. Ci sono come dei capitoli, varie playlist, sono 4 per adesso, sono numerate e vanno viste in ordine di numero, e i capitoli sono tutti numerati, anche i video, ed è, diciamo, un concentrato di tutto quello che ho studiato io nella mia vita, e ho voluto fare questa cosa per aiutarvi, facilitarvi, sveltire il vostro percorso di crescita. Comunque, il materiale è lì, se volete vedere di che cosa si tratta potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e lì vedrete i titoli dei video, così vi fate un'idea. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!